Bentornati a tutti in questo nuovissimo video. Allora, dopo il filmato riepilogo dello scorso episodio dove troviamo tutta la macchina smontata, quest'oggi andremo a rivedere in chiave moderna quanto avete già visto nel video precedente, cioè questo. Carino, vero? Quindi noi quest'oggi, come avrete già capito, rimuoveremo il tetto. Quindi, come potete ben vedere, abbiamo già rimosso i profili in alluminio che c'erano qui. Stiamo rimuovendo il silicone, in quanto noi, per evitare che il tetto si deformasse, abbiamo unito queste due parti con delle puntate. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, qui di tanto in tanto ci sono delle puntate, poi abbiamo chiuso con il silicone, perché tirando a saldatura rischia di strottare il tetto. Quindi cosa faremo? Rimuoveremo tutta questa sezione qui, così vi facciamo ben vedere cosa c'è realmente qui sotto. Lo faremo per rimuovere quei cavi che ci sono là in fondo e non so se si riesce già in questo video, in questa sessione, ma poi lo vediamo bene di capirlo. Dopo aver rimosso il tetto, probabilmente noi rimuoveremo, allora cambiamo prospettiva, probabilmente vediamo se ci riusciamo, perché ripeto, passano gli anni qua e dura ricordarsi tutto. Probabilmente tutta questa sezione, ok, quindi se non vado errato, da qui, ok, fino a più o meno questo punto mi pare, che sarebbe quindi questa situazione, la toglieremo tutte insieme, tutto quanto, legno, ferro, resina, tutto togliamo insieme, se ci riusciamo. Ovviamente lo taglieremo dall'esterno, poi meno lavoriamo in sicurezza, magari lo puntelliamo all'interno, giusto per non farlo cadere, non rischiare di rompere troppe lame del seghetto, così gli diamo già un bel colpo di mano, meno già con giù il tetto, magari facciamo meno fatica con i laterali, perché comunque sia l'ideale sarebbe strappare via il legno come abbiamo fatto lì davanti, però veramente non ci passerebbe più. In più in quella sezione qui dove ci sono dentro anche i quadrati pieni ci metteremo una vita. Quindi nella teoria noi, rimuovendo tutto il tetto insieme, dovremmo aprire spazio sui laterali per poterli strappare, o eventualmente, e questa è un'opzione già un po' più valida, intanto va buttato via tutto, magari ci appoggiamo qui col gattuccio, ok, qui con la lama, e tagliamo tutta questa porzione qui, ok, qui si sale per buttare giù più pezzi alla volta, tanto non dobbiamo tenere buono niente di tutta questa cosa, è anche inutile stare qua a fare più fatica del dovuto. Tra le altre cose, mi sa che l'altra volta non vi ho fatto vedere quello che è rimasto della croce. Questo qua è un tubolare, è stato tagliato perché non riuscivamo a svitare il bullone sopra, è stato montato, non riuscivamo a smontarlo nello stesso ordine in cui era stato montato. Fondamentalmente abbiamo preso un dado di questi, l'abbiamo tornito, non vi dico come abbiamo fatto perché ai tempi certe attrezzature non le avevamo. L'abbiamo reso rotondo, abbiamo pressato all'interno, saldato, abbiamo saldato tutto insieme, qua abbiamo cercato di dargli la stessa forma con il flessibile e l'abbiamo rimosso. Questi qui non so, saranno un M30 su per giù. Questo è un quadrato da 3x3, sì, sarà un M30, un qualcosa del genere, beh, poco importa, non serve più. Mentre questi sono i dischi che tenevano, diciamo, usiamo questo termine, erano i ranelloni che distribuivano in maniera un po' più omogenea e ampia la forza della vite sulla macchina. Niente, non ve l'avevo fatta vedere. Bene, avanti. Per quanto riguarda invece tutta questa sezione qui posteriore, adesso vediamo, perché magari uno taglia il tetto e tira fuori questi cavi qui che andavano in sub, che sono sotto la lamiera, qua non riusciamo a tirarli fuori, bisogna tirare via il tetto. Cioè potremmo anche tirarli fuori prima, ma fa niente. Ripeto, uno magari può smontare la vascabatteria che tanto non serve più, la mettiamo da parte,
tutti gli isolatori, iniziare a rimuovere questo pannello di legno, ok, che in sezione è questo, quindi rimuoverlo tutto quanto da cima a fondo per riuscire a vedere la gabbia di ferro che c'è sotto, e anche lì come il tetto, poi vediamo perché qua è tutto un parlare, prendere con il gattuccio, tagliargli via la spalla, il tetto tanto sarebbe già rimosso in quel momento lì, tagliarlo sotto, tagliarlo verso l'alto e buttare giù tutta la parete insieme, così magari tirando via questa sezione qua riusciamo a tirargli fuori anche il tetto che probabilmente sarà già dentro. Facendo così certo ci vogliono parecchio tempo, però dovremmo fare un pochino meno fatica, o quantomeno la fatica a far segreto alternativo non la faccio io a scalpellare via legno tutto il giorno. Non male, non male, non male. Qua c'è una giunta perché è stata modificata quella parte qua tutta, se ci fate caso. Allora, questo è un legno, giunta, questo qua, questo pannello qua è più basso, facciamo finta 2 cm questo, 1 cm questo, per recuperare spazio. Comunque, se avete un consiglio, attrezzatevi con un coso del genere perché top di gamma, veramente. Quel coso qua è un mostro. Ah, ovviamente chiedo scusa, abbiamo rimosso anche il pannello di legno, ok, tutto. Manca quel pezzo e quello dietro la vasca, però abbiamo dato precedenza al tetto, nel mentre che uno tagliava comunque l'abbiamo rimosso lo stesso. E questa qui è la gabbia che vedevate nel video precedente. Questi qua sono tutti quadratini, allora, questi qui sono tutti quadrati da 6 cm per 3 cm di spessore. Ne avevamo tagliati 100, non mi ricordo più quanti ne abbiamo usati perché comunque questa qui continua fin sotto un po', non tanto ma un po' ancora sì. Ne avevamo tagliati 100, dopo non mi ricordo più se li abbiamo usati tutti o meno, secondo me ne abbiamo avanzato qualcuno, però si presenta così. Adesso il nostro operatore con il flessibile, operatore, attenzione, specializzato con gli opportuni dispositivi di protezione individuale, e toglierà il tetto. Per la seconda volta. È stato un gioco da ragazzi, solo perché era puntata e sapevamo già come fare. Allora, avendolo parcheggiato lì, la situazione è la seguente. Il tetto completamente rimosso. Ora, opla. Allora, come potete ben vedere, tutta questa sezione qui è praticamente nuova, tutta quanta, che è il lavoro che non riuscivamo a fare con la sola finestra piccola. Queste qua sono tutte aggiunte, tutte queste qui, quelle sotto, ok? E ai tempi avevamo fatto questa modifica appunto per poter migliorare la rigidità della macchina. Qua entravamo dentro con i cavi in macchina, come potete vedere qua c'era il dado della croce che ha preso una bella forma, che bello. E questa qui è tutta la sezione nuova di quando è stato fatto il tetto, chiamiamolo dritto, vabbè, pezzi di tetto, e il lago di resina che abbiamo fatto, vedete, per andare a chiudere qualsiasi tipo di sfiato. E niente, sotto qua, quindi questa è la piastra 2 cm del tetto, vari rinforzi, anche qua tutto riempito a resina,
Qua c'è dentro anche qualche vite di ricordo, una resina. Questa qui è quell'avvallamento che vedete all'interno. Questa qua è tutta una struttura vecchia, varie modifiche fatte negli anni, sono tutte quante modifiche, che è parte anche del vecchio tetto, di quello che prima andava a spiovente. E niente, la situazione è questa, come vedete non c'è più il tetto, basta. Lì c'era la batteria e l'altra era là in fondo, quindi più o meno così. Ok? Niente, adesso probabilmente vediamo se adesso facciamo in tempo, se no vabbè facciamo un altro giorno. Allora non possiamo usare il plasma in questo caso, quindi l'idea è questa: andremo con il gattuccio a tagliare più o meno qui, il più in là che riusciamo, quindi penso che ci appoggeremo a questo ferro e taglieremo qui. E siccome qui è un po' più complicato, dobbiamo pulire e probabilmente è meglio farlo dall'interno, andremo a tagliare qui in questo punto, ok? Quindi dritto per dritto qui fino lì sotto, proseguiremo andando in avanti così. Lì in fondo decidiamo se tagliarlo per così o per così, adesso vediamo lì in fondo poi com'è, di modo da rimuovere tutto il tetto insieme, così ci risparmiamo penso 2 o 3 giorni di lavoro a togliere legno, togliere viti eccetera. Ecco, la sezione qua è un po' più complicata, bella resina. Probabilmente lo tagliamo qua, non so, qui o qui, dipende. Qua c'è su un 6 cm di ferro, qua mi sembra questa, anzi no, è un 3 più un 6 più un 6. Qua dietro vediamo dove tagliarla, magari partiamo da qua, c'è già il buco, tanto ho buttato via tutto. E niente, allora adesso vediamo se andiamo avanti subito o meno. A causa di gravi problemi tecnici non tagliamo il tetto, miseria. Vabbè, ci attrezzeremo e vedremo di tagliarlo. Magari nella prossima puntata vediamo se ci riusciamo. Io vi ringrazio tutti quanti. Niente, grazie a tutti.